Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo! Isaac Frost afferrò il bordo del bancone della cucina, le nocche bianche contro la superficie lucida. La quiete della casa amplificava solo il tumulto dentro l'uomo che si era sempre vantato del suo controllo. Sentiva il suo mondo disfarsi pezzo dopo pezzo. Le foto e i documenti sparsi sul tavolo raccontavano una storia che non aveva voluto credere. Avrebbero dovuto essere una squadra, una famiglia. Evelyn, sua moglie da 11 anni, era sempre stata l'immagine della compostezza e della lealtà, o così pensava. Ora, ogni foto, ogni ricevuta e i messaggi incriminanti scorruti sullo schermo del suo telefono rivelavano la verità. Incontri notturni segreti, sussurri e tradimenti. Ogni dettaglio puntava a un solo uomo. Victor, il suo amico più caro. La porta del soggiorno si aprì e Evelyn entrò, i tacchi che cliccavano sul pavimento in legno. Indossava un elegante abito blu navy e si comportava con la fiducia senza sforzo che un tempo aveva affascinato Isaac. Ora, ogni passo che faceva sembrava un promemoria di quanto fosse stato cieco. «Sì», disse brusco, posando la borsa sul bancone. «Ho una chiamata in conferenza tra 30 minuti. Qualunque cosa sia, possiamo parlarne più tardi». Isaac irrigidì la voce, fredda come il ghiaccio. «No, non possiamo, Evelyn». Evelyn sollevò un sopracciglio, i suoi occhi verdi scintillanti passando ai documenti sul tavolo. Foto di lei e Victor che lasciavano un hotel boutique tornavano a guardarla. La sua espressione si congelò per un momento, la minima crepa nel suo aspetto raffinato prima di riprendersi rapidamente. «Che cos'è questo?» chiese, afferrando una delle fotografie. Isaac incrociò le braccia, il tono mortale calmo. «Perché non me lo dici?» sospirò, gettando la foto sulla pila. «Stai spiando su di me, Isaac. Questo è ridicolo». «Ridicolo!» La sua voce salì, le mani che stringevano il retro di una sedia per supporto. «Ridicolo è scoprire che la donna a cui ho dedicato la mia vita è stata infedele con il mio migliore amico». La mascella di Evelyn si irrigidì, ma non lo negò. Invece, si voltò per affrontarlo, il mento sollevato in modo provocatorio. «Va bene, vuoi la verità. Victor ed io siamo insieme, ma non comportarti come se tutto questo dipendesse da me». Isaac, con lo stomaco contorto, reagì alle sue parole come un colpo fisico. «Soffocante, è questo che chiami lealtà e stabilità? È questo che chiami famiglia?» Evelyn rispose con rabbia. «Sei stato così ossessionato dall'essere il marito e il padre perfetto che hai dimenticato come essere altro. Sei prevedibile, sicuro, noioso». Le sue parole lo trafissero, ma Isaac si rifiutò di farle vedere il dolore che aveva inflitto. Invece, inspirò profondamente, forzando calma nella sua voce. «Prevedibile, hai ragione. Sono anche l'uomo che è stato presente per i nostri figli ogni singolo giorno, l'uomo che ha lavorato sodo affinché tu potessi inseguire le tue ambizioni». Evelyn aprì la bocca per rispondere, ma Isaac la interruppe. «E ora io sono l'uomo che si assicurerà che tu affronti le conseguenze di ciò che hai fatto». «Di cosa stai parlando?» chiese, la sua fiducia vacillante. «Ho parlato con un avvocato», disse Isaac con voce uniforme. «Ho tutte le prove di cui ho bisogno. Sto chiedendo la custodia di Oliver e Grace». La compostezza di Evelyn cedette, il panico lampeggiante sul suo volto. «Non puoi farlo». «Oh, posso», rispose Isaac, girandosi attorno al tavolo e raccogliendo la cartella nelle mani. «Hai fatto le tue scelte, Evelyn. Ora vivrai con lui». Quella notte, Isaac sedeva da solo nel suo ufficio, il peso della giornata gravemente sulle spalle. La casa era silenziosa, salvo il crepitio occasionale dei pavimenti al piano di sopra. Sapeva che Oliver e Grace dormivano, le loro risate innocenti echeggianti nella sua mente. Aprì di nuovo la cartella, sfogliando le prove raccolte in settimane di sospetto. Messaggi di testo tra Evelyn e Victor, romantici e decisivi, ricevute per hotel,
cene e viaggi nel fine settimana che Isaac aveva pagato senza saperlo. E poi il video, le immagini sfocate delle telecamere di sicurezza di loro che entravano mano nella mano in un hotel. La rabbia che serpeggiava nel suo petto minacciava di esplodere, ma si costrinse a rimanere calmo. Perdere il controllo ora non avrebbe aiutato. Si trattava di proteggere i suoi figli dalle conseguenze delle scelte di Evelyn. Il telefono di Evelyn ronzò e lui diede un'occhiata allo schermo. Un messaggio da Victor. Abbiamo bisogno di parlare, non è quello che pensi. Isaac rise amaramente. Che audacia! Cancellò il messaggio senza esitazione e gettò il telefono da parte. Era stufo di ascoltare bugie. Una voce piccola interruppe i suoi pensieri. Papà? Isaac si voltò e vide Grace nella porta, il suo orsacchiotto stretto al petto, gli occhi grandi e le labbra tremanti che gli spezzavano il cuore. «Che succede, tesoro?» chiese, ammorbidendo il tono mentre si inginocchiava per essere a livello con lei. «Ho fatto un brutto sogno», sussurrò, strofinandosi gli occhi. «La mamma stava urlando e tu piangevi». Isaac deglutì forte, raccogliendola tra le braccia. «Va tutto bene, Gracie. Era solo un sogno. Tu e la mamma siete arrabbiati l'uno con l'altra?» chiese con voce piccola e incerta. Isaac esitò, accarezzandole i capelli. «A volte gli adulti litigano, ma non importa cosa succede. La mamma e io ti amiamo tanto, Oliver». Lei annuì, appoggiando la testa sulla sua spalla. «Anch'io ti amo, papà». Mentre lo teneva stretto, Isaac promise che avrebbe protetto Oliver e Grace dalla peggiore tempesta e si sarebbe assicurato che Evelyn e Victor pagassero per il loro tradimento. I giorni dopo il confronto con Evelyn si mescolarono. La mente di Isaac era un turbine costantemente riempito da immagini di tradimento. Il sorriso di Evelyn, le sue risate ora avvelenate dalla consapevolezza della sua infedeltà. Non riusciva a sfuggire ai sentimenti di profondo dolore e rabbia, ma li mise da parte. C'era un lavoro da fare. Le giornate di Isaac seguivano ora una routine rigida: lavoro, genitorialità e organizzazione delle prove. Ogni mattina si alzava prima dei figli, preparava la colazione e confezionava i loro pranzi per la scuola. Si concentrava sui piccoli momenti, i sorrisi, le battute, il modo in cui Oliver aveva sempre bisogno di aiuto con la cravatta, dove Grace si affannava per mostrargli il suo ultimo disegno. Erano la sua ancora nella tempesta e vi si aggrappava con ogni oncia di forza rimasta. La sera, dopo averli sistemati a letto, Isaac sedeva nel suo ufficio a rivedere tutto ciò che aveva raccolto: messaggi, ricevute, video. Metteva insieme tutto, pianificando i prossimi passi. Il suo avvocato, Arthur Daniels, gli aveva detto che avevano un caso solido, ma la battaglia per la custodia completa sarebbe stata tutt'altro che facile. Evelyn era sempre stata la professionista di alto livello, il volto del successo della loro famiglia. Isaac era quello stabile, affidabile, ma sapeva che agli occhi del tribunale potrebbe non essere sufficiente. Aveva bisogno di più. Isaac trascorse ore a creare una cronologia, organizzando foto e documenti in pile ordinate. Doveva dimostrare la negligenza emotiva di Evelyn, il suo comportamento irregolare, le sue priorità distorte. L'affare non era solo un fallimento morale, ma rifletteva la sua riluttanza a essere una madre. Nel frattempo, Evelyn cercava di mantenere la sua facciata composta, ma crepe cominciavano a mostrare. La mattina dopo il loro confronto, tornò alla sua routine, gettandosi nel lavoro presso la società di consulenza, sperando che rimanere occupata la distraesse dal senso di colpa che le minava l'interno. La sua assistente, Emma, notò il cambiamento. Evelyn era sempre stata un'immagine di fiducia, ma ora c'era un leggero tremolio nella sua voce, un lampo di panico nei suoi occhi. Quando la conversazione si spostò sulla sua vita personale, Emma chiese: «Tutto bene?» Una pomeriggio, mentre rivedevano una proposta. Evelyn forzò un sorriso. «Certo, solo cose personali, sai com'è». Emma non insistette ulteriormente, ma la preoccupazione nei suoi occhi rimase. Quella sera, Evelyn tornò a casa e trovò la casa stranamente silenziosa. Isaac e i bambini erano fuori, Grace a un playdate e Oliver all'allenamento di baseball.
Ma il silenzio era soffocante. Entrò in cucina e rimase lì a fissare il bancone vuoto. La vita che aveva costruito stava crollando. Victor le aveva inviato un messaggio più presto quel giorno. Tentativi usuali di rassicurarla con messaggi come «Supereremo questo» e «Non preoccuparti, sistemerò tutto». Ma nel profondo sapeva la verità. Isaac era serio e non c'era ritorno. Doveva mantenere le apparenze per il bene della sua carriera, per tutto ciò per cui aveva lavorato. Ma nel silenzio della casa non poteva sfuggire alla realtà che Isaac aveva già deciso. Aveva già iniziato il processo, raccogliere il suo caso, allineare la sua strategia. Sentiva il peso dei documenti di divorzio che incombevano all'orizzonte. Pensare di perdere i suoi figli, di vederli crescere senza di lei, era più doloroso di quanto avesse previsto. Ma Evelyn si era sempre vantata della sua capacità di controllare ogni situazione. Non avrebbe perso questa battaglia senza combattere. L'incontro di Isaac con Arthur Daniels il giorno seguente fu un affare tranquillo. Arthur, un uomo anziano con un comportamento brusco e una mente acuta, era l'avvocato di Isaac da anni, aiutandolo in affari e contratti. Ma questa volta era personale e Isaac era pronto a combattere come mai prima. Arthur delineò il piano. Il tribunale esaminerà molti fattori: la stabilità finanziaria, il supporto emotivo, la coerenza. Il ruolo di Isaac come principale caregiver sarebbe stato cruciale. Aveva sempre sostenuto i figli e questo avrebbe contato a suo favore. Ma dovevano dimostrare che Evelyn era stata emotivamente negligente, troppo concentrata sulla sua carriera, e questo era qualcosa su cui potevano lavorare. Isaac annuì, la mente già al lavoro sui dettagli. Ho le prove, l'affare, le ricevute, i messaggi di testo, ma ho bisogno di più. Mi serve qualcosa di concreto che mostri la sua negligenza emotiva, qualcosa che dimostri che non è idonea ad avere la custodia completa dei bambini. Arthur si inclinò in avanti, le dita incrociate in pensiero. Lascia che me ne occupi. Possiamo ottenere le cartelle scolastiche, testimonianze dai suoi colleghi. Possiamo dimostrare che è stata sempre più assente, che il suo focus è altrove. Ti aiuterò con i dettagli. D'altra parte, Evelyn stava preparando la sua strategia. Si era sempre vantata del suo successo professionale, ma ora, con la sua vita familiare che crollava, si aggrappava al lavoro come a una via di salvezza. Iniziò a costruire un caso per se stessa, concentrandosi sulla sua stabilità finanziaria e sulla sua capacità di provvedere ai bambini. Assunse un avvocato di alto livello, Monica Pierce, nota per le sue tattiche spietate nei casi di custodia. Monica attaccò immediatamente la richiesta di custodia di Isaac, sostenendo che la routine costante e la natura prevedibile di Isaac non fossero sufficienti per vincere la custodia completa. Evelyn avrebbe combattuto per la custodia condivisa, sfruttando la sua carriera come prova della sua capacità di fornire un ambiente stabile per i bambini. Ma la difesa di Evelyn non era senza difetti. Non era stata presente per i bambini come Isaac. Aveva mancato compleanni, eventi scolastici e traguardi importanti e sapeva che in fondo era quell'unica cosa che poteva costarle tutto. La battaglia per la custodia iniziò ufficialmente. Isaac ed Evelyn comparvero in tribunale, seduti su lati opposti della stanza, con i loro avvocati al fianco. L'atmosfera era tesa, riempita dal mormorio silenzioso di anticipazione. Il cuore di Isaac batteva forte mentre guardava dall'altra parte della stanza Evelyn. Aveva cercato di mantenere l'esterno composto, ma i suoi occhi tradivano un lampo di panico, un tocco di disperazione. L'avvocato di Isaac, Arthur, parlò per primo, presentando il caso per il ruolo di Isaac come principale caregiver. Sottolineò la stabilità che Isaac aveva fornito ai bambini, come fosse stato presente per ogni evento scolastico, ogni allenamento sportivo, ogni notte tarda per aiutarli con i compiti. L'avvocato di Evelyn ribaltò l'argomento con la sua carriera, la sua capacità di fornire finanziariamente e il suo passato coinvolgimento nella vita dei bambini. Ma mentre le prove venivano presentate, messaggi di testo, foto, ricevute per hotel, video, le crepe nella difesa di Evelyn cominciarono a emergere.
La voce di Arthur tagliava l'aria mentre presentava ogni pezzo di prova, dipingendo un quadro di negligenza emotiva di una donna troppo concentrata sulla sua carriera per vedere le necessità della sua famiglia. Il colpo finale arrivò quando il giudice chiese una pausa per rivedere il video che Isaac aveva presentato. Il volto di Evelyn divenne pallido quando realizzò quanto fosse incriminante. Le immagini sfocate di lei e Victor in un abbraccio erano chiare abbastanza da non lasciare spazio a dubbi. La tensione nell'aula era palpabile mentre il giudice usciva per una breve pausa, lasciando Evelyn e Isaac a guardarsi l'un l'altro nella stanza. Evelyn sussurrò, le mani strette nella sua grembiule. «Non puoi fare questo». «Hai solo fatto questo», rispose Isaac con voce ferma. Il giudice tornò. Tutti si alzarono in unisono mentre riprendeva il suo posto. La stanza si fece silenziosa in attesa. Evelyn trattenne il respiro e le mani di Isaac si serrarono in pugni ai suoi lati. Dopo una lunga pausa, il giudice parlò con voce ferma e misurata. Signor Frost ha presentato un caso convincente riguardo al suo ruolo come principale caregiver per i suoi figli. Le prove del suo coinvolgimento costante nella loro vita quotidiana e il supporto emotivo che fornisce sono chiare. Tuttavia, devo anche considerare il ruolo della signora Frost come madre, la sua stabilità finanziaria e il suo desiderio di mantenere una relazione con loro. Il respiro di Evelyn si fermò in gola, ma mantenne lo sguardo fisso sul giudice. Il tribunale ritiene che entrambe le parti siano capaci di soddisfare le esigenze dei bambini. Tuttavia, la negligenza emotiva presentata nelle prove, in particolare i messaggi di testo, le ricevute per hotel e le riprese video, sollevano seri dubbi sulla capacità della signora Frost di prioritizzare il benessere dei suoi figli. Il cuore di Evelyn batteva forte nel petto, la gola stretta mentre cercava di inghiottire la crescente ondata di panico. Le parole del giudice erano come un martello, ogni sillaba colpiva più forte della precedente. Continuò. Assegno la custodia completa di Oliver e Grace al signor Frost. La signora Frost avrà visite supervisionate con una revisione dopo 6 mesi per determinare se è possibile ulteriori contatti. Il mondo di Evelyn sembrò crollare in quel momento. La battaglia era persa. I bambini, il loro futuro non erano più nelle sue mani. Si alzò lentamente, le ginocchia deboli sotto di lei. «Non puoi fare questo», sussurrò, più a se stessa che a chiunque altro. Isaac rimase in silenzio, gli occhi duri mentre la guardava. «Mi dispiace, Evelyn», disse piano, la voce priva di rabbia, solo una profonda e stanca finalità. «Questo è per i bambini». L'aula si svuotò, ma il peso del verdetto rimase nell'aria, un promemoria soffocante di tutto ciò che Evelyn aveva perso. Sentiva i sussurri delle persone che uscivano, gli sguardi di pietà e giudizio che la seguivano ovunque andasse. Aveva costruito la sua carriera sulla base del controllo, ma ora tutto ciò per cui aveva lavorato stava sfuggendo dalle sue mani. L'assenza di Victor fu un colpo devastante. Era stata solo una distrazione temporanea per lui. L'affare, le bugie, l'inganno. Era tutto crollato e non c'era modo di rimettere insieme i pezzi. Il suo telefono ronzò di nuovo, stavolta un messaggio da Victor. «Dobbiamo discutere i prossimi passi. Fammi sapere quando sei libera». Lo cancellò senza leggerlo, gettando il telefono da parte. Non poteva più affrontarlo. I suoi errori erano più che sufficienti da gestire. Evelyn lasciò il tribunale con la mente in corsa. Aveva fallito. E ora i suoi figli dovevano vivere con le conseguenze delle sue azioni. Non sapeva come risolverlo. La vita che aveva costruito con Isaac, la famiglia su cui pensava di poter contare, era finita e non c'era ritorno. Aveva solo se stessa da incolpare. Nelle settimane successive, Isaac si stabilì in una nuova routine con Oliver e Grace. La transizione non fu facile. I bambini erano confusi, feriti e arrabbiati, soprattutto Oliver che aveva assistito al crollo del matrimonio dei suoi genitori e aveva dovuto vivere il turbamento. Ma Isaac era lì per loro ad ogni passo, fornendo stabilità, conforto e amore in un modo che Evelyn non era riuscita a fare. Trascorreva le sere con i bambini, aiutandoli con i compiti, cucinando la cena e assicurandosi che avessero tutto ciò di cui avevano bisogno.
Si concentrava su di loro, la sua devozione incrollabile al loro benessere lo teneva saldo durante la tempesta. Tuttavia, Evelyn continuava a precipitare. Le sue visite supervisionate erano brevi, imbarazzanti e tese. Oliver parlava a malapena con lei e Grace rimaneva distante, ancora incerta su cosa fosse successo. Le visite supervisionate ricordavano solo a Evelyn la profondità del suo errore. Era persa loro. Evelyn cercava di mantenere le apparenze al lavoro, gettandosi in progetti e riunioni, ma la facciata si incrinava. I colleghi cominciarono a notare il cambiamento nel suo comportamento, le crepe nella maschera professionale che aveva così attentamente coltivato. Il suo capo, Thomas, la chiamò un pomeriggio con il volto cupo. «Sofia», iniziò, usando il nome che aveva insistito di usare al lavoro. «Abbiamo sentito alcune cose sulla tua vita personale. Se qualcosa di tutto questo è vero, potrebbe influenzare la tua posizione qui. Devi mettere tutto sotto controllo». Evelyn sentì lo stomaco girare. Sofia era stato il suo nome molto prima di Isaac, prima dei bambini, ma ora anche quello sembrava l'ombra di chi era stata. Annuì rigidamente, offrendo un breve sorriso che non raggiunse i suoi occhi. «Sto gestendo, Thomas. Non ti preoccupare per me». Ma sapeva che aveva ragione. I muri che aveva costruito attorno a se stessa stavano crollando e per quanto ci provasse non riusciva a rimettere insieme i pezzi. Con il passare dei mesi, Isaac trovò un senso di pace. La battaglia legale era finita. Aveva la custodia completa e, sebbene fosse stata una vittoria dolorosa, era una vittoria per i bambini. Tuttavia, la presenza di Evelyn nella loro vita rimaneva un amaro promemoria di ciò che era stato perso. Nonostante la decisione del tribunale, Isaac si trovava costantemente in tensione, aspettando la prossima mossa da Evelyn. Da parte sua, Evelyn continuava a combattere, ma ogni giorno trascorso dopo i suoi errori sembrava una prigione. Lavorava più duramente, si impegnava di più, ma nulla sembrava colmare il vuoto, nulla poteva annullare il danno che aveva causato. Ogni telefonata, ogni messaggio da Victor ora sembrava un'eco vuota. Una sera, mentre Isaac sedeva a tavola con Oliver e Grace, suonò il campanello. Era Evelyn. Isaac si alzò, il cuore che si stringeva nel petto. Questo era il momento in cui tutto poteva guarire o spezzarsi completamente. Il cuore di Isaac saltò un battito mentre si avvicinava alla porta. Non vedeva Evelyn da settimane, non da quando il tribunale aveva emesso il verdetto. Aveva aspettato che le sue visite fossero brevi, forse alcuni tentativi di ricostruire il rapporto fratturato con i bambini, ma la sua apparizione in quel momento, senza preavviso, sembrava un ultimo tentativo disperato di riprendere il controllo della situazione. Non era sicuro se fosse più arrabbiato o rassegnato, ma sapeva di dover affrontare la situazione direttamente. Aprì la porta e trovò Evelyn lì, il suo aspetto composto sostituito da qualcosa di crudo e vulnerabile. I suoi capelli un tempo perfetti ora cadevano sciolti sulle spalle, il trucco sobrio come se avesse da tempo smesso di cercare di mantenere l'immagine lucida per cui aveva lavorato così duramente. «Ho bisogno di parlarti», disse con la voce tremante ma ferma. Non c'era esitazione nei suoi occhi, ma Isaac notò la stanchezza, qualcosa che non aveva notato prima. Isaac la studiò per un momento, i resti dell'ira ancora sotto la superficie. «Entra», disse brusco, spostandosi di lato. Era stufo di essere educato, aveva fatto tutto il possibile per mantenere le cose civili, ma il suo tradimento aveva cambiato tutto. Evelyn passò accanto a lui nel soggiorno, il suo sguardo nervoso verso Oliver e Grace seduti al tavolo da pranzo a fare i compiti. Isaac notò come si irrigidisse alla loro vista, ma non disse nulla. I bambini si erano già abituati alla nuova dinamica. Ciò che contava ora era che si sentissero al sicuro. Isaac chiuse la porta dietro di lei, i suoi occhi che si restringevano. «Cosa vuoi, Evelyn? Hai ottenuto visite supervisionate e ti presenti solo quando ti è comodo. Perché il cambiamento improvviso?» Evelyn esitò, le mani strette davanti a sé, mentre si sedette sul divano. «So di essere stata assente, Isaac. Mi sono concentrata così tanto sul lavoro, nel cercare di rimettere in pista la mia carriera che...» Si fermò, le parole uscendo di fretta come se stesse soffocando.
perso tutto e non sto parlando solo dei bambini, sto parlando di noi. Il volto di Isaac rimase impassibile, ma dentro di sé il peso delle sue parole lo colpì. Stava finalmente ammettendo la magnitudine del suo errore, le conseguenze delle sue scelte, ma come poteva fidarsi di nuovo? Incrociò le braccia, appoggiandosi al muro. Li hai persi, Evelyn. Mi hai perso. Cosa ti resta per riparare il danno che hai fatto? Gli occhi di Evelyn incontrarono i suoi, lo sguardo saldo. So che non posso annullare ciò che ho fatto, non posso riparare tutto in un giorno, ma ho bisogno di provarci. Voglio provarci per il loro bene e per il mio. La sua voce si incrinò mentre parlava e la rabbia di Isaac cominciò a sostituirsi alla familiarità della donna che aveva amato una volta. La donna che era sempre stata così determinata e così acuta, ora seduta davanti a lui, spezzata. Ho commesso degli errori, continuò Evelyn, ma ho anche passato questi ultimi mesi a riflettere su ciò che ho fatto e su ciò che ho perso. Non mi aspetto perdono da un giorno all'altro, non mi aspetto nemmeno che tu ti fidi di me di nuovo, ma voglio essere nelle loro vite, voglio essere di nuovo la loro madre. Il cuore di Isaac si irrigidì, ma rapidamente mise da parte quella sensazione. Questo non è più a te, Evelyn, è a loro. E in questo momento hanno bisogno di stabilità. Hanno bisogno di qualcuno che sia stato presente per loro, che si sia fatto vivo quando contava. Evelyn abbassò gli occhi, la sua voce che si ammorbidì. Lo so che hanno bisogno anche di me e posso dimostrarlo. Isaac sentì la mascella contrarsi. Vedeva il dolore nei suoi occhi, ma le cicatrici del suo tradimento erano troppo profonde. Aveva passato mesi cercando di proteggere la loro famiglia, cercando di tenere tutto insieme per il bene dei loro figli. Non era sicuro di poter rischiare di esporli di nuovo alle stesse ferite. Un lungo silenzio si allungò tra loro. Infine, Isaac parlò con voce uniforme ma risoluta. Puoi vederli, ma solo sotto visita supervisionata. Non voglio rischiare tutto ciò per cui abbiamo lottato. Il volto di Evelyn vacillò con qualcosa come delusione, ma annuì. Prenderò tutto ciò che posso ottenere. Le settimane successive alla visita di Evelyn furono come una camminata in salita per Isaac. I bambini si stavano adattando alla loro nuova vita, ma la tensione che un tempo permeava la loro casa ancora persisteva. Evelyn continuava le sue visite supervisionate, ma Isaac non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che stessero solo recitando qualcosa che non avrebbero mai potuto recuperare. Il tradimento aveva distrutto troppo e la fiducia non era qualcosa di facilmente riparabile. Nonostante le interazioni tese, Evelyn lavorava sodo per dimostrare che stava cambiando. Mantenne le sue visite puntuali, portando regali e cercando di legarsi con Oliver e Grace in modi che non aveva fatto prima. Ma Isaac notava quanto fosse rimasta la distanza tra di loro, soprattutto con Oliver. Suo figlio, una volta così pieno di energia e luce, era diventato più silenzioso, più riservato, riluttante ad aprirsi anche a Evelyn quando cercava di iniziare una conversazione. Grace, d'altra parte, era più perdonante. Era sempre stata la più empatica e, sebbene fosse ancora ferita dalle azioni della madre, sembrava voler tornare alla normalità. Isaac non sapeva se le cose potessero mai tornare come prima, ma non poteva fare a meno di notare i piccoli segni che Evelyn stava iniziando a comprendere la magnitudine di ciò che aveva perso. Non era più solo la donna ambiziosa che aveva conosciuto una volta. Era ora una madre che cercava di ricostruirsi da capo. Isaac era ancora cauto. Non poteva permettersi di fidarsi completamente di nuovo. Non ancora. Ogni giorno con i suoi figli era un promemoria di ciò che contava di più per lui. Doveva proteggerli e, facendo così, proteggersi dalla possibilità di essere ferito di nuovo. I mesi passarono e lentamente, molto lentamente, Evelyn iniziò a dimostrare il suo impegno al cambiamento. Continuò le sue sedute di terapia, si dedicò a ricostruire la sua vita e trovò un nuovo senso di scopo al di fuori del lavoro. Si offrì volontaria in un rifugio locale, restituendo alla comunità e trovando soddisfazione nell'aiutare gli altri. Isaac vedeva i cambiamenti, ma non riusciva a dimenticare il passato. Aveva imparato a convivere con una nuova realtà,
Una in cui Evelyn non era più la persona di cui si fidava completamente. Era un lavoro in corso e, sebbene ciò fosse sufficiente per lui per permettere le visite supervisionate, non era abbastanza per aprire il suo cuore a lei di nuovo. Un giorno, mentre la famiglia sedeva al tavolo della cucina a cenare, Evelyn entrò con un sorriso incerto. Aveva qualcosa in mano, una fotografia incorniciata della loro famiglia prima che tutto crollasse. Era un momento della loro ultima vacanza familiare, un'istantanea di tempi più felici. Esitò, poi la posò con cura sul tavolo. Pensavo che magari potremmo appenderla. È solo... non lo so, è un promemoria di ciò che eravamo, di ciò che possiamo ancora essere. Evelyn disse piano. Isaac fissò la fotografia per un lungo momento, il cuore pesante di emozioni contrastanti. Voleva dire di no. Voleva dirle che le cose non sarebbero mai tornate come erano, ma mentre guardava Grace e Oliver, realizzò qualcosa. Forse, solo forse, potremmo costruire qualcosa di nuovo, un tipo diverso di famiglia. Non una basata sulla perfezione, ma radicata nella crescita, nella guarigione e nella volontà di andare avanti. La sua voce si ammorbidì. Forse è il momento di appenderla. Evelyn sorrise, un piccolo ma significativo segno di speranza. Isaac non era sicuro di cosa riservasse il futuro, ma per la prima volta da molto tempo si permise di sentire la minima scintilla di possibilità. La strada verso la redenzione era lunga e incerta, ma era una strada che tutti avrebbero potuto percorrere insieme. Quale sarà il destino di Isaac ed Evelyn? Riusciranno a ricostruire la loro famiglia nonostante le prove? Lascia un like se ti è piaciuta la storia e iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti.